1500 proiettili invisibili ti hanno appena attraversato il corpo da quando ho iniziato a parlare. Non hai sentito nulla. Non c'è stato alcun rumore, nessun dolore, nessuna ferita visibile sulla tua pelle. Eppure, in questo preciso istante, una pioggia cosmica di energia sta perforando la stanza in cui ti trovi. Attraversa il tetto, attraversa i tuoi vestiti e si tuffa direttamente nelle tue cellule. Questa è la radiazione di fondo, un oceano di energia in cui nuotiamo dal giorno in cui nasciamo. La maggior parte di questi proiettili attraversa lo spazio vuoto tra i tuoi atomi e se ne va. Ma ogni tanto uno di loro fa centro. E quando colpisce il bersaglio sbagliato, inizia un conto alla rovescia che potrebbe cambiare la tua vita per sempre. Siamo portati a pensare che le radiazioni siano qualcosa di artificiale, qualcosa che si trova solo dentro le centrali nucleari o nei laboratori segreti. Ma la verità è molto più intima. Guardati allo specchio. Tu stesso sei radioattivo. Nel tuo corpo ci sono circa 140 grammi di potassio, essenziale per far battere il tuo cuore e far funzionare i tuoi muscoli. Ma una minuscola frazione di quel potassio è un isotopo instabile, il potassio 40. Questo significa che ogni singolo secondo circa 4.000 atomi decadono dentro di te. Decadono, sparando particelle ad alta energia direttamente contro i tuoi tessuti dall'interno. Non puoi scappare da questa radiazione, perché è letteralmente fusa nelle tue ossa e nel tuo sangue. Se 4.000 esplosioni al secondo avvengono dentro di te, perché non sei già morto? Perché il tuo corpo possiede un sistema di sicurezza che l'ingegneria umana può solo sognare. Ogni volta che una particella radioattiva spezza il tuo DNA, scatta un allarme chimico. In frazioni di secondo, squadre di enzimi specializzati si precipitano sul luogo del disastro. Immaginali come microscopici saldatori. Afferrano i filamenti spezzati, leggono il codice genetico rimasto intatto sull'altro lato dell'elica e ricostruiscono l'informazione mancante, atomo per atomo. Questo miracolo della manutenzione cellulare avviene milioni di volte al giorno nel tuo corpo. È una guerra silenziosa e costante tra il caos dell'universo e l'ordine della vita. E fino a questo momento la vita sta vincendo. Questa dose naturale di fondo equivale a circa 2,4 millisievert all'anno. È il nostro rumore di fondo, ma a volte alziamo il volume. Quando prendi un volo da Roma a New York, ti sollevi sopra lo scudo protettivo dell'atmosfera terrestre. A 10.000 metri di altezza, i raggi cosmici provenienti da supernove lontane ti colpiscono con molta più forza. Quel singolo volo ti espone a una dose pari a 10 radiografie dentali consecutive. Una radiografia al torace equivale a 2 giorni e mezzo di vita sulla Terra. Una tacca all'addome è come se ricevessi 3 anni intere di radiazioni naturali concentrate in pochi secondi. Ma il tuo esercito di enzimi è addestrato anche per questo. Ripara, salda, corregge. Eppure l'esercito non è infallibile. Cosa succede quando il proiettile colpisce l'unico punto che non doveva colpire? Torniamo a quel singolo proiettile di energia. Abbiamo visto che il DNA si spezza e viene riparato. Ma l'universo è un luogo governato dalla probabilità. C'è una possibilità infinitesimale, una su miliardi, che la particella gamma non colpisca un punto casuale, ma colpisca un segmento di codice molto specifico, un gene chiamato P53. I biologi lo chiamano il guardiano del genoma. È il freno a mano della tua cellula. Se la cellula è danneggiata, il P53 le ordina di fermarsi o di autodistruggersi per proteggere il resto del corpo.
Ma se la radiazione disintegra proprio il gene del freno, la cellula non sa più di essere rotta. Gli enzimi saldatori arrivano, vedono il danno e per la fretta incollano i pezzi nel modo sbagliato. L'errore viene sigillato. È diventato permanente. Ora abbiamo una cellula con il DNA corrotto e senza freni. Cosa fa una cellula quando non ha più limiti? Fa l'unica cosa che sa fare. Si divide. Quella singola cellula danneggiata si sdoppia. Ora ce ne sono 2. 2 diventano 4. 4 diventano 8. 16. 32. È la matematica spietata della crescita esponenziale. Ognuna di queste nuove cellule porta con sé l'errore originale, quel minuscolo difetto creato da una singola particella cosmica mesi o forse anni prima. Non sentono i segnali chimici del tuo corpo che urlano di fermarsi. Non collaborano più con i tessuti vicini. Sono diventate un'entità aliena, egoista, che consuma risorse solo per alimentare la propria espansione. Senza che tu te ne accorga, nel silenzio più totale, è nato un tumore. Per sopravvivere e continuare a crescere, questa nuova massa ha bisogno di enormi quantità di energia, ha bisogno di sangue. E qui il tumore compie il suo atto finale di ribellione, invia falsi segnali chimici al tuo corpo, ingannando le tue stesse vene. I vasi sanguigni, credendo di dover nutrire un tessuto sano in crescita, deviano il loro percorso. Si allungano, penetrano nella massa tumorale e iniziano a nutrirla. Il tumore si costruisce una fortezza, barricandosi dietro una rete di vasi corrotti che rubano ossigeno al resto del tuo corpo. Questo è il rischio a lungo termine delle radiazioni. Non è un veleno che ti uccide all'istante. È un sabotatore invisibile che cambia i codici di sicurezza della tua biologia. Ma questo accade a dosi basse, accumulate nel tempo. Cosa succede invece quando il corpo viene investito da un muro di radiazioni tutto in una volta? 26 aprile 1986. Il reattore numero 4 di Chernobyl esplode. I primi pompieri arrivano sul posto senza alcuna protezione speciale. Non c'è fuoco visibile sul tetto, solo blocchi di grafite incandescenti sparsi ovunque. Camminano tra i detriti, respirano l'aria metallica. In pochi minuti i loro corpi assorbono tra i 4 e i 16 sievert di radiazioni. Ricordi l'attacco all'addome di cui parlavamo prima? Quella era 8 millesimi di sievert. Questi uomini stanno ricevendo una dose fino a 2000 volte superiore, concentrata in un istante. A questi livelli non stiamo più parlando di un singolo proiettile che colpisce un gene. Stiamo parlando di un bombardamento a tappeto che distrugge simultaneamente miliardi di eliche di DNA in ogni singolo organo. Il corpo non ha nemmeno il tempo di lanciare l'allarme. È l'inizio della sindrome acuta da radiazione. Le radiazioni ad alte dosi hanno una regola spietata. Uccidono prima le cellule che si dividono più velocemente. E la fabbrica più frenetica del tuo corpo si trova nascosta al centro delle tue ossa, il midollo osseo. Qui nascono i globuli rossi che trasportano l'ossigeno e soprattutto i globuli bianchi, il tuo esercito immunitario. Sotto l'impatto dei raggi gamma, le cellule staminali del midollo vengono distrutte e il loro DNA viene frantumato. Il DNA viene frammentato in così tanti pezzi che nessuna proteina riparatrice potrà mai rimetterli insieme. La fabbrica si spegne all'istante. Per qualche giorno, i pompieri di Chernobyl si sentirono meglio, ingannati dai globuli bianchi già in circolo. Ma una volta esauriti quelli vecchi, non ce n'erano di nuovi a sostituirli. Il sistema immunitario crollò a zero. Un banale batterio, che normalmente verrebbe distrutto in un secondo, diventa improvvisamente letale. Ma il midollo osseo
è solo la prima vittima. C'è un'altra barriera nel tuo corpo che si rinnova costantemente: il rivestimento del tratto gastrointestinale. L'acido del tuo stomaco è così potente che le cellule delle pareti devono essere sostituite ogni 3 o 5 giorni, o lo stomaco finirebbe per digerire se stesso. A dosi superiori ai 6 sievert, le radiazioni bloccano completamente questa rigenerazione cellulare. Le vecchie cellule muoiono e si staccano, ma non ci sono cellule nuove sotto di loro. Il muro di contenimento cede. A livello microscopico, l'intestino si disintegra dall'interno. I batteri digestivi, ora liberi dalla loro prigione, si riversano nel flusso sanguigno. È un attacco su 2 fronti. Batteri mortali invadono il sangue proprio nel momento esatto in cui il midollo osseo ha smesso di produrre le difese per combatterli. A dosi estreme, oltre i 10 sievert, si entra in un territorio inesplorato dalla biologia umana: la sindrome cerebrovascolare. A questi livelli non c'è nemmeno il tempo di aspettare che il midollo o l'intestino collassino. La radiazione è così brutale che distrugge direttamente i vasi sanguigni microscopici all'interno del cervello. Le pareti cellulari dei capillari si rompono, causando emorragie massive e gonfiore nei tessuti nervosi. La pressione all'interno del cranio aumenta vertiginosamente. I neuroni, annegati nel loro stesso sangue e privati di ossigeno, iniziano a spegnersi a milioni. È un cortocircuito totale del computer più complesso dell'universo. In poche ore, o al massimo pochi giorni, la coscienza svanisce. Questo è l'apice della distruzione acuta. Ma la storia delle radiazioni non finisce con il singolo individuo, perché quando una nube radioattiva si alza nel cielo, il bersaglio non è più una persona, è l'intero ecosistema. Quando il nocciolo di un reattore brucia a cielo aperto, rilascia nell'atmosfera i cosiddetti prodotti di fissione. Non sono solo particelle di energia, ma veri e propri atomi instabili, polvere fantasma che viene trasportata dai venti. Lo iodio 131, il cesio 137, lo stronzio 90. Chernobyl ha sputato nel cielo un volume di radioattività 400 volte superiore a quello della bomba di Hiroshima. In 10 giorni, quella nube invisibile ha coperto l'intera Europa. Il problema di questi elementi è che sono maestri dell'inganno. Il tuo corpo non riconosce la differenza tra gli elementi sani e quelli radioattivi. Scambia lo iodio radioattivo per iodio normale e lo intrappola nella tua tiroide. Prende lo stronzio, che chimicamente assomiglia al calcio, e lo usa per costruire le tue ossa. Ti stai letteralmente costruendo da solo con mattoni radioattivi. Una volta che questa polvere velenosa si posa sul terreno, innesca un meccanismo subdolo chiamato bioaccumulo. Funziona come un amplificatore mortale. Immagina un prato contaminato. L'erba assorbe tracce minime di cesio dal suolo. Poi arriva un cervo. Il cervo non mangia un solo filo d'erba, ne mangia tonnellate nel corso degli anni. Il cesio non viene smaltito, ma si accumula nei suoi muscoli. La concentrazione aumenta. Poi arriva un lupo che mangia decine di cervi. Ad ogni gradino della catena alimentare, la radioattività si moltiplica di 10, a volte 100 volte. Dopo Chernobyl, in Scandinavia, alcune renne avevano livelli di radioattività centinaia di volte oltre il limite di sicurezza. Persino oggi, nei boschi della Baviera, i cinghiali e certi funghi sono ancora così carichi di cesio radioattivo da essere immangiabili. L'ecosistema assorbe il colpo, lo concentra e lo conserva. Di fronte a questa devastazione invisibile, penseresti che la zona di esclusione di Chernobyl oggi sia un deserto silenzioso e morto. E invece, la verità
è un paradosso che ha sconvolto i biologi di tutto il mondo. Senza la presenza dell'uomo, con i suoi fucili, le sue strade e il suo inquinamento chimico, la natura è letteralmente esplosa. Oggi, l'area intorno al reattore è una delle riserve naturali più rigogliose d'Europa. Ci sono lupi in numero 7 volte superiore rispetto alle zone non contaminate. Ci sono bisonti, cavalli selvatici, aquile, linci. I pini della celebre Foresta Rossa, morti e anneriti dalle radiazioni nel 1986, sono stati sostituiti da una nuova foresta verdeggiante. È vero, gli scienziati trovano mutazioni, rondini con macchie anomale, ragnatele tessute in modo irregolare, alberi dalle forme contorte. Ma a livello di popolazione globale, la vita animale sta trionfando. L'assenza dell'umanità si è rivelata più benefica di quanto le radiazioni siano state letali. Ma c'è una scoperta fatta a Chernobyl che sfida tutto ciò che credevamo di sapere sulla biologia. All'interno del sarcofago stesso, sui muri devastati, dove le radiazioni sono ancora letali per un essere umano in pochi minuti, gli scienziati hanno trovato delle macchie nere. Sono colonie di funghi microscopici e non stanno semplicemente sopravvivendo lì per caso. Stanno crescendo verso la fonte della radiazione. Esattamente come le piante usano la clorofilla per catturare la luce del sole e fare la fotosintesi, questi funghi usano la melanina, lo stesso pigmento che colora la nostra pelle, per catturare i letali raggi gamma e convertirli in energia chimica per nutrirsi. Si chiama radiosintesi. Stanno letteralmente mangiando le radiazioni. Nel 2020, questi funghi sono stati portati sulla Stazione Spaziale Internazionale, dimostrando che potrebbero proteggere i futuri astronauti durante i viaggi verso Marte, bloccando i raggi cosmici e crescendo grazie ad essi. Questo ci porta alla rivelazione finale. Il paradosso assoluto. Abbiamo visto come le radiazioni spezzano il DNA, causano il cancro e disgregano i corpi. Le consideriamo il nemico definitivo della biologia. Ma la vita sulla Terra si è evoluta per 4 miliardi di anni, immersa in un mare di radiazioni cosmiche e terrestri molto più intense di quelle di oggi. Anche in totale assenza di radiazioni, il DNA subisce mutazioni a causa di errori intrinseci della DNA polimerasi e di processi chimici endogeni come l'ossidazione o l'idrolisi. L'evoluzione procede. Sono state proprio quelle particelle vaganti, quei proiettili invisibili che colpivano il codice genetico a creare gli errori. Le mutazioni. La stragrande maggioranza delle mutazioni genetiche è neutra, ovvero non ha alcun effetto rilevante sulla sopravvivenza o sulla salute dell'organismo. Il tasso di mutazioni vantaggiose varia enormemente a seconda della specie e dell'ambiente, ma la stima di 1 su 1 milione è una semplificazione arbitraria che non riflette la realtà statistica. Una pinna leggermente più forte, un occhio in grado di percepire la luce, un cervello capace di formulare pensieri astratti. Le radiazioni sono state il martello e lo scalpello con cui l'universo ha scolpito l'evoluzione. In questo momento, mentre guardi questo video, migliaia di particelle stanno attraversando il tuo corpo. La maggior parte passerà senza lasciare traccia nel vuoto tra i tuoi atomi. Qualcuna colpirà il tuo DNA. E il tuo corpo, con la saggezza di miliardi di anni di sopravvivenza, invierà i suoi enzimi dorati a riparare il danno. Perché la vita non è nata nonostante le radiazioni del cosmo. È nata, si è forgiata e si è evoluta proprio grazie alla loro spietata energia. L'universo ti distrugge costantemente a livello microscopico e tu ti ricostruisci, secondo dopo secondo, in un equilibrio perfetto e invisibile.
Io sono Renderium. E questo è il miracolo silenzioso che accade dentro di te. Iscriviti per scoprire come funziona davvero il mondo in cui viviamo. Alla prossima scoperta.